Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi andremo a realizzare insieme una nuova pochette con chiusura clic-clac. Ho scelto una chiusura veramente molto particolare con un manico già incorporato, ma che presenta comunque le alette sui lati per agganciare la nostra pochette a un'eventuale catena. Come lavorazione ho scelto un punto semplicissimo, nuovo perché ancora non ve l'avevo portato sul canale, che viene messo in risalto dalla componente lurex di questo cordino meraviglioso che è il tie di Nine Handmade. Tutti i materiali per la realizzazione di questa pochette li potrete trovare sul sito di Nine Handmade o sulla sua pagina Facebook. Vi lascio i link qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Vi basterà cliccare sul titolo e si aprirà tutta una finestra con le informazioni riguardanti i materiali, le dimensioni della borsa e anche i miei contatti. Sempre nel box informazioni troverete anche il collegamento diretto al sito di Fata Morgana, l'autrice di questa meravigliosa targhetta personalizzata e di tutte le targhette che vedete sui miei progetti. Troverete sulla sua pagina una vastissima scelta sia per quanto riguarda le forme e i materiali, ovviamente tutte personalizzabili. Come potete vedere è un modello molto capiente e pensate si realizza semplicemente utilizzando una rocca di cordino di Nine Handmade. Ovviamente andrò a mostrarvi tutti i passaggi dalla realizzazione del fondo al corpo della nostra pochette e se non volete perdervi tutti i prossimi video che ho in programma per voi vi invito ad iscrivervi al mio canale, troverete il pulsante iscriviti subito qui sotto il video e vi invito anche a cliccare sulla campanellina così sarete aggiornati in tempo reale sull'uscita di tutti i miei prossimi tutorial. Andiamo quindi a vedere la lista dei materiali e iniziamo subito il nostro progetto. Cominciamo quindi parlando come sempre di misure. Quali sono le misure della nostra clic-clac? Questa clic-clac è una clic-clac da 21 cm e per quanto riguarda la parte interna, quindi da questo punto dove ci sono i fori per cucirla a quest'altro punto, sono circa 13 cm. A differenza del fondo che abbiamo fatto per la Diamante 2.0, questa volta non faremo un fondo su rete, faremo un fondo rettangolare in cordino che voi, se vorrete, potrete andare ad indurire successivamente inserendo della rete o del termoindurente o del feltro, quello che preferite. Mettiamo quindi per un momento da parte la nostra clic-clac e cominciamo avviando delle catenelle. Io qui le ho già realizzate, sono circa 15 catenelle. Vi lascio anche la misura in centimetri, sono circa 8 cm perché potreste utilizzare un filato diverso rispetto a quello che sto utilizzando io. Fatte le 15 catenelle facciamo una catenella in più, quindi un totale di 16 e torniamo indietro lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino alla fine del giro. Andremo, come vi ho detto, a creare un pannello rettangolare che sarà la base della nostra clic-clac. Fatta quindi l'ultima maglia bassa facciamo una catenella e andiamo a ripetere gli stessi passaggi per tutta la lunghezza del nostro pannello. È un semplicissimo pannello a maglia bassa, quindi torneremo indietro lavorando una maglia bassa in ciascun punto. Arrivati a fine giro faremo una catenella e torneremo indietro. Ripeteremo questi passaggi per il numero di giri e per la lunghezza in centimetri che vi lascio qui sullo schermo. Perciò io continuo così e ci vediamo a pannello finito. Ho terminato il pannello lavorando per circa 30 giri e raggiungendo una misura di circa 18 cm. La misura in centimetri vi serve nel caso lavoriate con un filato diverso rispetto al mio. Andremo adesso a lavorare un giro di perimetro. Negli angoli realizzeremo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e poi lavoreremo una maglia per ciascun giro che abbiamo effettuato.
Quindi ho fatto la mia catenella, vado a lavorare la mia maglia bassa per voltare l'angolo e lavoro una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione a punto basso fino ad arrivare all'angolo. Arrivata nell'angolo lavoro una maglia bassa, faccio una catenella e rientro nello stesso punto per la seconda maglia bassa. In questo modo lavoriamo l'angolo. Per questo lato corto non entriamo a fare la maglia bassa qui all'interno di quelle che erano le catenelle con le quali abbiamo iniziato il lavoro, ma ci spostiamo nella parte sottostante come se volessimo fare un punto canestro, così avremo esattamente lo stesso tipo di lavorazione da una parte e dall'altra. Quindi ve lo ripeto, non entro qui ma entro nella parte subito sotto e proseguo a maglia bassa. Lavoro l'ultima maglia bassa nell'angolo, faccio una catenella e nello stesso punto lavoro nuovamente una maglia bassa e proseguo lavorando una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione che ho fatto fino ad arrivare al lato opposto. Arrivata all'angolo lavoro la mia ultima maglia bassa, faccio una catenella e vado ad entrare qui nella prima maglia bassa che mi si presenta e chiudo tutto con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo lo stesso numero di maglie da un lato e dall'altro e il nostro fondo resta più omogeneo. Prima di passare al giro successivo vi voglio spiegare un ulteriore passaggio. Avete visto che io non ho messo né rete né termoindurente nella lavorazione del mio fondo. Perché ho fatto questo? Perché comunque questo cordino di per sé è già abbastanza sostenuto e poi, se vi devo dire la verità, se devo per forza utilizzare della rete per indurire il fondo di una pochette, io preferisco andare a lavorare il cordino direttamente su rete, come ho fatto nel tutorial della Diamante 2.0 e della pochette Diamante diversi mesi fa. Se però voi volete comunque aggiungere della rete, dovete ritagliare un pezzettino di rete delle misure del fondo come me le avevo date, dovrebbero essere circa 8 cm x 18, e andare ad incorporare la rete mentre state facendo il giro di perimetro a maglia bassa che vi ho appena mostrato. A quel punto avrete questo fondo con la rete già incorporata e proseguirete con il giro che vi vado a mostrare adesso. Chiuso quindi con la maglia bassissima, andiamo a fare una catenella e realizziamo un giro di maglia bassa in costa retro, quindi andiamo a prendere solamente la costina più esterna rispetto a noi e lavoriamo in questo modo per tutto il giro. Quando arriviamo negli angoli non dobbiamo fare delle maglie in più, ma andiamo semplicemente a lavorare la nostra maglia bassa in costa retro anche sopra la catenella. Quindi proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Fatta l'ultima maglia bassa in costa retro, andiamo ad entrare nella prima maglia lavorata prendendo entrambe le costine e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. E possiamo quindi iniziare la lavorazione del corpo della nostra borsa col punto che più ci piace. Per questa pochette io ho scelto un punto molto carino che ho trovato su Pinterest che si chiama punto Suzette. Vedrete, è semplicissimo ma molto elegante. Solo per questo giro iniziamo facendo una catenella. Dopodiché per tutti i giri successivi lavoreremo a spirale. Saltiamo la prima maglia sottostante e in quella seguente lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta sempre nello stesso punto. Quindi metto il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta.
Dopodiché vado a saltare il punto successivo ed entro in quello ancora dopo, ripetendo gli stessi passaggi. Quindi faccio una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Questa combinazione di maglia bassa e maglia alta nello stesso punto costituisce il nostro punto Suzette. Voi immaginerete che facendo due maglie nello stesso punto si crei un aumento. È vero, ma questo viene poi ad annullarsi nel momento in cui andiamo a saltare la maglia successiva, quindi abbiamo sempre lo stesso numero di punti per tutto il nostro giro. Non dobbiamo far altro quindi che ripetere questi passaggi saltando la maglia sottostante, entrando in quella successiva e lavorando una maglia bassa e una maglia alta sempre nello stesso punto. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivate al termine del giro mi trovo in questa situazione. Ho lavorato l'ultimo punto Suzette e davanti a me ho la maglia bassissima e la catenella che ho fatto a inizio giro. In questo caso che cosa faccio? Salto la maglia bassissima, salto la catenella e vado ad entrare direttamente nella maglia bassa che ho fatto a inizio giro, il mio primo punto Suzette, e faccio una maglia bassa. E continuo facendo la maglia alta nello stesso punto. In questo modo siamo passati dall'apertura e chiusura giro alla lavorazione a spirale. Da questo momento in poi non dobbiamo far altro che continuare come abbiamo fatto nel giro precedente. Saltiamo una maglia, entriamo in quella successiva e lavoriamo il nostro punto. Quindi maglia bassa e maglia alta all'interno della stessa maglia. E tutta la nostra lavorazione non sarà quindi altro che un ripetersi di questo passaggio. Saltiamo la prima maglia, entriamo a lavorare nella seconda facendo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Per aiutarvi inoltre ad identificare qual è la maglia che dovete saltare e qual è quella in cui dovete entrare, potete notare questo. La maglia che si salta è quella sempre generata dalla maglia alta, mentre quella in cui lavorare è la maglia sempre generata dalla nostra maglia bassa. Questo può essere anche un modo per ricordarvi se avete saltato i punti o comunque se state lavorando nel modo giusto. Per tenere conto dell'eventuale numero di giri vi consiglio di mettere un marcapunti nella prima maglia bassa che avete lavorato. Non so se vi indicherò precisamente il numero di giri o la misura in centimetri nelle fasi successive del video, però comunque può esservi utile. Perciò adesso non dovete far altro che continuare la lavorazione così come ve l'ho mostrata, lavorando sempre a spirale, e ci vediamo tra pochissimi secondi dove vi darò tutte le misure del corpo borsa della nostra pochette. Ed eccoci di nuovo insieme, questo sarà il risultato finale. Ho raggiunto complessivamente un'altezza di circa 19 cm e mezzo, ma con il giro finale che andiamo a fare adesso dovremmo arrivare a 20 cm precisi e ho lavorato per circa 22 giri. Ho realizzato la mia ultima coppia di maglia bassa e maglia alta e adesso andiamo a fare un giro di perimetro a maglia bassa normale per terminare il corpo della nostra borsa. Nelle due maglie seguenti vado a lavorare 2 maglie bassissime. Dopodiché realizzo una catenella e in tutte le maglie che mi si presentano vado a lavorare un giro di maglia bassa normale. E continuo così fino a fine giro. Arrivata al termine del giro di maglie basse normali, davanti a me ho le 2 maglie bassissime che abbiamo fatto all'inizio di questo giro più la catenella. La prima maglia bassissima e nella seconda facciamo nuovamente una maglia bassissima, questo per cercare di abbassare la differenza tra una riga di lavorazione e l'altra. Vedete che in questo modo la nostra altezza va un pochino a diminuire. A questo punto non mi resta che tagliare il filo e nasconderlo all'interno della lavorazione.
e ovviamente taglierò poi il filo in eccesso. A questo punto il corpo della nostra pochette per quanto riguarda la lavorazione con l'uncinetto è terminato. Se vogliamo aggiungere degli elementi decorativi, ad esempio dei piedini in metallo qui sul fondo, questo è il momento migliore per attaccarli. Mentre per quanto riguarda la fodera, come vi ho detto già nel video della Diamante 2.0, potete scegliere se realizzarla adesso o realizzarla una volta agganciata la click clack nella parte superiore. La spiegazione su come io realizzo le mie fodere per le pochette la trovate nel video della Diamante 2.0 che vi lascio nel box informazioni qui sotto. E come potete vedere dalle immagini, anche senza l'ausilio di reti o indurenti, la nostra borsa sta perfettamente in piedi da sola. Il merito di tutto ciò va al cordino tie di Nine Made lavorato con uncinetto numero 3, che crea una lavorazione ad uncinetto perfettamente compatta e soprattutto resistente. Poiché io preferisco foderare le mie pochette una volta terminata completamente la mia borsa, adesso andrò a sistemare il cordino all'interno della chiusura click clack. Per chi non sapesse come si prendono i punti di riferimento quando si va ad inserire una click clack di questo tipo sul corpo di una pochette, la cosa importante da considerare è sempre questa. Il laterale della chiusura click clack deve corrispondere esattamente alla metà del lato corto della nostra pochette e i pomelli di chiusura devono cadere perfettamente a metà del nostro lato lungo. Per cucire la nostra click clack cosa dovremo fare? Andremo ad inserire questo cordino all'interno di questa parte della nostra click clack dove vedete c'è una rientranza con i fori che andremo a sfruttare per cucire letteralmente il corpo della pochette alla chiusura. Io adesso vado a sistemare il cordino così come vi ho detto all'interno della chiusura e vi faccio vedere questo passaggio. Questa è quella che io chiamo fase di bloccaggio. Ho inserito, aiutandomi con la punta delle forbici, il cordino all'interno della chiusura click clack e ho poi bloccato il cordino utilizzando queste pinzette della Prim. Sono pinze per tessuto, le trovate in qualunque merceria rivenda il marchio Prim. Se non avete queste pinzette potete utilizzare qualunque cosa vi permetta di tenere il cordino in posizione all'interno della click clack mentre lo andrete a cucire. Per la cucitura io utilizzo del filo di nylon trasparente detto anche lenza da pesca. Voi potete anche utilizzare del cordonetto dello stesso colore del vostro cordino, quello che preferite. Io preferisco utilizzare questo perché è universale, va bene su qualunque tipo di click clack e soprattutto su qualunque colore di cordino. Come vi ho detto poco fa, gli aspetti fondamentali per centrare la nostra click clack sono questi. La parte qui sul lato deve corrispondere perfettamente al centro del lato corto e i due pomelli al centro del lato lungo. Per cucire utilizzerò un semplicissimo ago da cucito che mi permette di entrare e uscire agevolmente dai buchi della click clack. Fisserò il mio filo qui sul lato corto, lavorerò la prima parte e poi tornerò indietro, mentre invece per cucire la seconda parte farò un nuovo filo con un nuovo cappio e lavorerò in questo modo avanti e indietro. Vado quindi a fissare il mio filo qui sul lato corto, in un punto che sarà poi nascosto dalla mia fodera, e vado semplicemente ad entrare e a uscire dal corpo della mia pochette e della mia click clack passando attraverso i fori presenti qui sul lato. E proseguo così avanti e indietro per i due lati della mia pochette. Cucitura terminata, possiamo andare a chiudere la nostra pochette. E ovviamente non poteva mancare la mia targhetta personalizzata che è stata realizzata per me da Fata Morgana. Vi lascio il link alla sua pagina Facebook qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Troverete veramente un'offerta fantastica di targhette personalizzabili in tantissime forme e colori, ovviamente con il vostro nome. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questo video tutorial che io spero come sempre vi sia stato di ispirazione. Come potete vedere la pochette sta perfettamente in piedi da sola anche senza l'ausilio di reti o termoindurenti. Sicuramente il punto di forza di questa pochette è il suo bellissimo manico con fiori, ma anche il cordino, un colore meraviglioso abbellito da questo lurex che anche con una lavorazione molto semplice, vedete, le dà un tocco veramente molto raffinato. Vi ricordo che il kit per realizzare questa pochette è disponibile sul sito di Nine Made che vi lascio qui sullo schermo e come sempre nel box informazioni subito sotto il video. Sempre nel box troverete tutti i miei contatti, pagina Facebook, profilo di Instagram, Pinterest, insomma potrete raggiungermi su qualunque social. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale e a cliccare poi sulla campanellina che appare a fianco al pulsante iscritto. In questo modo attiverete le notifiche, ogni volta che uscirà un nuovo video sarete aggiornati in tempo reale. Perciò io con questa bellissima pochette vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!